Quando cerchiamo delle reference per i nostri disegni dipinti, qualunque immagine va bene? Ma certo che no, molte immagini che troviamo su internet sono protette da copyright. Ciò significa che se le utilizziamo per copiarle nei nostri dipinti o disegni, potremmo incorrere in problemi legali. In questo video vi spiego come evitare tutti questi problemi senza rinunciare a delle ottime reference per le vostre opere. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo video parleremo di un tema cruciale, ovvero come trovare le reference, le immagini di riferimento per i vostri disegni o dipinti senza imbattervi in problemi di copyright. Questo è un tema che io affronto da tantissimi anni e quando ero ragazzina alle superiori, al liceo artistico, creavo dei fotomontaggi per i miei dipinti basandomi proprio su immagini che trovavo da internet. Quindi anche io, come voi, ho iniziato con reference prese da altri e solo di recente ho iniziato a scattare le mie stesse reference, come vi ho parlato in un video di qualche settimana fa che vi lascio linkato qui in alto a destra. Prima di incominciare, se non l'avete ancora fatto, vi invito a lasciarmi un bel like e ad iscrivervi al mio canale per non perdere ogni settimana nuovi video su disegno e pittura. Nel video di oggi mi vedete lavorare al mio dipinto When Under Ether, che sto modificando per aumentare l'effetto tridimensionale dopo degli ottimi consigli che ho ricevuto da Vincent Desiderio durante la quarantena artistica di cui vi ho parlato in questo video che vi lascio linkato qui in alto a destra. Se vi interessa un video sul processo per rendere i miei dipinti più tridimensionali quando mi sembrano piatti, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Sarò contenta di condividere con voi alcuni dei segreti che ho scoperto durante il ritiro artistico. Le immagini di riferimento sono fondamentali per dare vita alle nostre idee e alle nostre opere. Infatti, anche se c'è questa leggenda metropolitana che gli artisti dipingano senza immagini di riferimento direttamente quello che gli viene in mente dalla propria immaginazione, invece la maggior parte degli artisti figurativi, eccetto proprio qualche grandissimo maestro, lavora a partire dalle foto di riferimento. Quindi queste sono uno strumento necessario e utile tanto quanto tutti gli altri nostri strumenti di pittura. In questo video, che vi lascio linkato in alto a destra, vi spiego come scegliere le giuste reference, ovvero quelle immagini che sono adatte ad essere copiate per scopi artistici, perché no, non tutte le immagini vanno bene, quindi se vi interessa recuperatevi pure quel video lì. Oggi però parliamo di un argomento un po' diverso, ovvero mettendo in conto che cerchiamo le nostre immagini di riferimento su internet, come facciamo a non incorrere in problemi di copyright? Perché quasi tutte le immagini che troviamo su internet sono state scattate da un fotografo o realizzate in digitale da qualcuno che ne detiene tutti i diritti d'autore. E se noi facciamo un disegno o un dipinto a partire da quelle immagini, potremmo incorrere in problemi mica da ridere. Vi lascio qui sotto questo video il link a un articolo che parla proprio di una causa che è stata fatta da una fotografa a un pittore che, prendendo ispirazione da una foto di questa fotografa, ha poi realizzato un dipinto molto simile alla foto originale, ha partecipato a un premio artistico molto prestigioso e ha pure vinto il primo premio con migliaia di dollari di premio. C'è stata poi una causa legale piuttosto lunga, io l'ho seguita perché seguivo questa fotografa proprio sui social, quindi l'ho proprio seguita in tempo reale, però se vi interessa recuperarla, come vi dicevo, vi lascio il link qui sotto questo video. Quindi, siccome la vita è già abbastanza complicata e immagino tutti noi vogliamo evitarci delle cause legali, in questo video vi spiegherò i miei consigli per evitarle. Innanzitutto, il primo modo e il più semplice è quello di utilizzare le risorse gratuite, quindi quei contenuti, quelle immagini che sono royalty free, ovvero che possono essere utilizzate senza incorrere in problemi di copyright. Un'altra dicitura per questo tipo di immagini è Creative Commons. Internet infatti è pieno di siti che offrono immagini anche ad alta risoluzione senza alcun vincolo di copyright. L'importante è sempre verificare la licenza associata all'immagine, che può essere utilizzo in qualsiasi modo, sia a scopo personale che a scopo commerciale, oppure utilizzo con limitazioni.
Mi raccomando, bisogna sempre rispettare queste linee guida. I siti che vi consiglio per trovare immagini ad alta risoluzione, che sono gli stessi che utilizzo io per trovare le immagini di riferimento per i miei corsi, dove mi serve poter includere le foto di riferimento all'interno del video, così che i miei studenti, guardando il mio processo pittorico, sanno anche che cosa sto copiando. E questa cosa con un'immagine che è coperta da diritti d'autore non la potrei fare, perché si tratta di utilizzo commerciale di un'immagine di cui qualcuno possiede i diritti. Come vi dicevo però, le immagini per tutti i miei corsi le prendo da questi 3 siti: Unsplash, che è il mio preferito, Pexels e Pixabay. Probabilmente ci sono altri siti che non conosco, quindi se voi li conoscete fatemeli sapere qui sotto nei commenti, così aiutate sia me che tutto il resto della community. Capita spesso però che le immagini che troviamo su internet non sono esattamente come le vogliamo noi, quindi un altro modo per non avere nessun tipo di problema di copyright, anzi forse crearlo per gli altri, è scattare le nostre immagini di riferimento, come già vi spiegavo in uno dei video sull'Inktober di quest'anno che vi ho linkato in alto a destra all'inizio del video. Scattando le nostre stesse immagini, utilizzando un modello oppure con l'autoscatto utilizzando noi stessi come modello, come spesso faccio io, non solo abbiamo il totale controllo creativo sull'immagine che utilizziamo, ma ne deteniamo anche i diritti d'autore, quindi nessuno può copiare i nostri dipinti, e inoltre siamo sicuri che i nostri dipinti o i nostri disegni risulteranno originali, perché voi non avete idea di quanti disegni io veda su Instagram tutti i giorni che sono tratti dalle stesse identiche immagini di Pinterest. Non ne posso davvero più di vedere sempre le stesse facce disegnate da chiunque, ma di questo forse potremo parlarne in un altro video. Mettiamo però caso che ci sia un'immagine che avete trovato su internet e vi piace da morire, volete proprio dipingere o disegnare quella lì. Qui si aprono 2 scenari. Se si tratta di un disegno dilettantistico, quindi è un esercizio che voi volete fare per migliorare, oppure dipingete per conto vostro nel tempo libero senza alcuna ambizione professionale, non c'è nessun problema. Chiaramente se non lo pubblicate su internet o non lo esponete in un negozio, in una galleria, davvero nessuno vi verrà a dire nulla. Diverso è il discorso se voi promuovete la vostra arte e state in qualche modo cercando di fare della vostra arte un percorso lavorativo, e ancora peggio se volete vendere quel disegno o dipinto in cui avete proprio copiato l'immagine di qualcun altro. Questo assolutamente non si può fare. Quindi, tornando al punto di partenza, se trovate su internet un'immagine che volete dipingere per poi esporla o utilizzarla per un corso o comunque in qualsiasi modo a scopo commerciale, quello che dovete fare assolutamente è contattare chi detiene i diritti di quell'immagine, che sia il fotografo o il modello, e chiedere il permesso dell'utilizzo di quell'immagine. Può essere che il permesso vi venga negato oppure che vi venga ceduto gratuitamente oppure sotto pagamento. In questo caso dovete solamente accettare le condizioni che vi vengono messe, perché voi non avete alcun diritto su quell'immagine, quindi se poi vi fanno causa, cavoli vostri. A me è successo diverse volte perché sia per i miei corsi che per i miei dipinti ho voluto prendere ispirazione da immagini fatte da qualcun altro. In alcuni casi appunto il permesso mi è stato negato e ho dovuto cercare un'altra immagine di riferimento o farla io, in alcuni casi mi è stato concesso un permesso gratuito e in altri un permesso a pagamento. Va sempre bene. Ad esempio, l'immagine di riferimento iniziale per questo dipinto che mi vedete continuare a ritoccare da qualche video a questa parte è stata fatta dalla fotografa Sara Rampazzo, il cui stile mi piace molto. Questa è l'immagine originale di cui io ho chiesto il permesso per prenderne libera ispirazione. Dopodiché, come vedete, ho sostituito non solo la faccia ma anche le mani con delle reference fatte da me. Questo sia per rendere il dipinto più personale e un po' diverso dall'immagine di riferimento, sia per avere delle immagini ad alta qualità, perché la foto iniziale aveva una sorta di grana di disturbo, e infine per avere esattamente la direzione della luce che serve a me. In questo modo il dipinto, seppure va a ricordare l'immagine iniziale, non ne è una totale copia. L'importante è comunicare. Una delle poche cose in cui l'essere umano si distingue come specie è la capacità di comunicare, quindi sfruttiamola.
Un altro modo per prendere ispirazione da immagini da internet, nel caso che non ci venga concesso il permesso di copiarle, può essere quello di cambiare l'immagine attraverso il nostro dipinto talmente tanto che l'immagine iniziale di riferimento non sia più riconoscibile. Questo è possibile se il nostro stile è molto espressivo e quindi si distacca tanto dall'immagine di riferimento. Se siamo pittori peralisti, questo discorso non sussiste, ma se abbiamo uno stile di pittura più espressivo, più gestuale e più libero, assolutamente possiamo seguire questa strada. Mi raccomando, siate un attimo autocritici e cercate di capire se veramente il vostro dipinto diventa un'opera originale a sé stante oppure se ricorda ancora fin troppo l'immagine di riferimento che non potete copiare pari pari. Mettiamo caso invece che voi vogliate copiare una fotografia di un autore molto famoso o un'opera d'arte di un altro artista. In questo caso penso che sia assolutamente necessario includere una citazione all'autore dell'opera che stiamo copiando all'interno del titolo della nostra opera, oppure se abbiamo uno stile che include anche delle scritte, perché no, scriverlo all'interno del quadro. In questo modo la nostra opera potrebbe passare per un d'après, quindi per una copia d'autore o una sorta di, e in questo modo, essendo noi i primi a dire il nome dell'autore, non dovremmo incorrere in nessun problema. Specie se si tratta di autori morti da più di 40 o 70 anni, adesso non ricordo bene, i cui diritti d'autore sulle loro immagini sono decaduti perché sono talmente famosi in sostanza che tutti sanno che un Van Gogh è un Van Gogh, che un Monet è un Monet e che un Caravaggio è un Caravaggio. Quindi se includo nel mio dipinto una figura che è uguale a quella di Caravaggio, in quel caso non si tratta di plagio, ma di una citazione colta, potremmo dire. C'è anche da dire che il copyright decade anche su quelle immagini che non sono di autori molto conosciuti. Ci sono online delle librerie di immagini gratuite e degli archivi che offrono accesso a immagini storiche o storico-artistiche senza restrizioni di copyright. Un esempio che mi viene in mente è Wikimedia Commons, ma se ne avete altri fatemi sapere qui sotto nei commenti, così come vi dicevo prima condividete sia con me che con il resto della community. Concludendo, seguire delle reference per dipingere è essenziale per veicolare la nostra idea in un modo che sia comprensibile da chi la osserva. L'importante però è che nel nostro processo creativo ci sia il rispetto delle regole, delle leggi e degli altri artisti. Ricordatevi infine che l'ispirazione può essere ovunque, basta sapere dove cercarla. Se questo video vi è stato utile, non dimenticate di lasciarmi un bel like e di iscrivervi al mio canale per non perdere ogni settimana nuovi video su disegno e pittura. Vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, noi ci vediamo settimana prossima in un nuovo video. Ciao!